Sviluppato dallo studio italiano Chaos Monger e pubblicato da Assemble Entertainment, Encodia è un gioco d'avventura punta e clicca dall'estetica cyberpunk, supportato da una campagna Kickstarter e descritto dal suo autore Nicola Piovesan come un incontro tra Blade Runner e lo studio Ghibli. Encodia è basato sul cortometraggio del 2018 Robot Will Protect You, scritto e diretto dallo stesso Nicola Piovesan, e segue le gesta di una bambina di nome Tina e del suo robot guardiano, assegnatole alla nascita, Sam53, Sam per gli amici. Rimasta orfana e senza casa in seguito alla morte della madre, la bambina, che ha solo 9 anni, deve cavarsela come può nel duro mondo che la circonda, ma dopo aver scoperto un messaggio del padre di cui lei ignorava perfino l'esistenza, Tina inizia un viaggio per riportare l'equilibrio nel mondo e salvarlo dalla disperazione che lo circonda, muovendosi tra le oscure strade di Neo Berlin e oltre. I toni tipici di qualunque cyberpunk che si rispetti ci sono tutti, accenni alla corruzione dilagante, alla disparità, alla dipendenza dalla tecnologia, ed il sindaco di Neo Berlin è un uomo piccolo, grassoccio e dai capelli arancioni di nome Rumpf, che è facile collegare a un certo ex presidente. Il tema portante della storia è emotivamente avvincente ed il cyberpunk è decisamente in voga, e poi siamo onesti, chi non ama le storie con protagonisti bambini e robot? La relazione tra Tina ed il suo gigantesco amico è molto dolce e le loro interazioni sono decisamente l'elemento meglio scritto della storia. Sfortunatamente però la maggior parte dei personaggi secondari non se la cava abbastanza bene, senza una vera storia a supportarli, ed anche quelli con del potenziale finiscono col venir messi da parte dopo poco tempo. Essendo un classico gioco d'avventura punta e clicca, il gameplay di Encodia è ovviamente incentrato sulla risoluzione di enigmi, la ricerca di oggetti e sulle altre meccaniche tipiche del genere. In qualsiasi momento i giocatori possono però passare da Tina a Sam, dato che alcuni puzzle possono essere risolti solo da uno di loro, ed in base a chi stiamo controllando riceveremo anche reazioni diverse da parte dei personaggi secondari. Ci sono poi 2 livelli di difficoltà. Il livello di difficoltà facile consente di evidenziare con la pressione di un tasto i punti attivi e di ricevere da Sam alcuni suggerimenti. Difficile, invece, disattiva tutto questo. Per fortuna comunque Encodia non ha una logica arbitraria, ed anche se le soluzioni non sono sempre evidenti, sono oneste. Peccato solo che molti enigmi non sembrino ben integrati con la storia, apparendo come un mero rallentamento alla progressione. Riguardo la longevità, occorrono almeno 6 ore per raggiungere il finale, ed un paio in più se si vogliono trovare tutti i segreti e gli easter egg. La parte migliore della grafica di Encodia sono sicuramente gli sfondi, con molte animazioni e luoghi da esplorare, ed il gioco fa un ottimo lavoro nel rendere Neo Berlin vivido e vivo, tra auto volanti che si muovono sopra di noi ed enormi pubblicità che scorrono in sottofondo. Gli sviluppatori hanno quindi ben catturato e messo in evidenza l'estetica fantascientifica e distopica di Encodia. Purtroppo molte locazioni sono tristemente vuote, alcune completamente vuote, con interi luoghi pensati solo per essere attraversati, con a volte un solo oggetto alla fine. I modelli dei personaggi sono invece in 3D, addolciti però dal cel shading, e mentre il duo di protagonisti è ben realizzato ed animato, alla maggior parte dei personaggi secondari manca quel pizzico di personalità in più. Encodia è completamente doppiato in inglese, con ovviamente i testi in italiano, e la maggior parte degli attori svolge un lavoro molto buono, con solo alcuni anelli deboli ma che comunque non compromettono l'immersione. Altro elemento chiave è la musica, ottima, nonostante si tenga spesso in disparte, con sobrietà, ma molto commovente se le si presta un po' di attenzione. Per gli amanti dell'avventura, Encodia è un buon titolo da non perdere, con qualche spigolo da smussare forse dovuto a carenza di budget,
ma comunque ricco di amore e di passione.